Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF Livrea all'Italia numero 10, uscita numero 42, edizione Centauria in scala 1:8. Splendido, meraviglioso pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Andiamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Qui abbiamo la seconda di copertina con i numeri utili ai servizi. Qui abbiamo il secondo serbatoio, quello di destra. Le fasi del montaggio sono molto semplici, però ricordatevi di incollarvi i tubi nei perni perché poi ve li trovate in giro sparsi per la macchina. E soprattutto quando andrete a tirare questo tubo, attenzione, perché ricordatevi che è inserito nel perno di plastica che è molto fragile. Se lo tirate, visto che poi lavora di traverso, perché il perno guarda verso le marmitte e voi lo tirate verso la parte opposta, rischiate di spezzarlo. Attenzione. Ecco qui, e questo è il risultato finale. Abbiamo messo anche il secondo serbatoio. Queste le uniche 2 mezze pagine di storia per questa grandissima e meravigliosa icona automobilistica. Sandro Munari veniva definito e chiamato il drago. Ecco qui. Vedete, nella pagina precedente si vede la Lancia Stratos di Munari che ha perso tutta la parte anteriore destra, compreso il faro primario, perché era in vetroresina. Lo so ragazzi che voi lo sapete, ma è rivolta a quelle persone che si lamentavano perché la riproduzione di questo modellino è stata fatta in ABS. È stata fatta in ABS perché la parte, diciamo, il materiale più vicino alla vetroresina, perché era così, andava alleggerita per renderla più performante. Allora, andiamo a vedere quello che troviamo, l'abbiamo già visto, tiriamo fuori tutti i pezzi. Abbiamo il serbatoio, la trave superiore, o meglio la copertura della trave superiore, il filtro benzina, tubo benzina, il connettore che poi è un filtro, il tappo del serbatoio, tutto quello che vi ho fatto vedere fino adesso è in plastica, e 3 serie di viti AM, AP, RP. Queste 2 sono destinate ad essere avvitate nella plastica, quindi vi sconsiglio assolutamente di usare qualsiasi tipo di lubrificante, mentre invece qui AM, dove la lettera finale M indica metallo, io mi avvalgo dell'ausilio di un lubrificante, qualsiasi lubrificante, non è importante quale, per crearmi i filetti. Allora, la prima cosa che ho fatto, sono andato ad avvitarmi 2 viti AP, una qui e una dall'altra parte. Aspettate, metto più luce perché non si vede niente. Voilà, queste 2. Poi sono andato ad avvitarmi la vite RP
qui, dove poi andremo a montare il filtro della benzina, ma io non vedo niente. Spero si veda. Quindi abbiamo detto che AP e RP le abbiamo fatte, e poi con le viti AM, e qui come vi ho anticipato prima ho usato il lubrificante, guardate, sono andato a mettermi le viti qua, una e due, eccole. Ok, a questo punto ok, facciamo così. La prima cosa che vado a fare, io qui ho già messo i due componenti A e B che adesso vado a mescolare insieme, e mi attacco il tubo della benzina. Guardate, faccio così. Quindi unisco il componente A con un po' di componente B in egual misura, ovviamente rapporto 1 a 1. Poi mi allargo un po' qua per far entrare bene il collante dentro con un chiodo, inserisco un po' di collante qua, così, e faccio questo lavoro qui. Adesso faccio la stessa cosa con quest'altro tubo che c'è qui, che faccio passare dietro la stina dell'olio. Aspettate, vedete? Dietro la stina dell'olio, dietro ma sotto il perno della stina dell'olio, attenzione. Questo tubo poi dovrò andarlo ad incollare bene, perché l'ho messa la colla, ma vedremo se tiene qua, perché l'ho appena fatto prima questo. Vi faccio vedere tutti i passaggi, ragazzi. Ok. Questo è quello che vi dicevo prima. Se voi tirate troppo questo tubo, spezzate il perno sulla pompa della benzina, fate attenzione. Lo fate passare qua sotto. Noterete che questo si è staccato perché io non l'ho ancora incollato sulla trave qui metallica, finché non attaccherò l'altro pezzo di tubo davanti, e poi lo fisso. Così sarà più semplice poi andare ad operare quando dovrò mettere il tubo. Ecco, a posto. Adesso così, se lo lascio, sì. Adesso metto un po' di collante anche qui. E non sto inquadrando, ma sto prendendo solo un po' di colla, ragazzi, tranquilli.
ok? E un po' la mettiamo anche sul perno di qua. Aspettate, ok, ho messo un po' qua dentro. Voilà, così è tutto più semplice poi inserire il resto. Allora, poi vi volevo dire un'altra cosa anche. Ok, sono stato in pausa vocale semplicemente perché quando sposto l'ingrandimento, se parlo mi salta la voce e non viene registrata. Allora, vedete questo perno? Può capitarvi di trovarlo danneggiato. Non vi preoccupate, se dovesse accadere voi, tagliate con un cutter quello che esce fuori, una volta che non vi serve più, e andate a praticare un foro dello stesso diametro di questo. Lo fate entrare dentro il tubo, siete a posto, lo incollate da dietro e non avete più alcun problema. Ok ragazzi? Allora, andiamo adesso a montare questo, quindi vado a svitarmi le due viti a P. Prima di montarlo chiaramente dovrò andarmi a mettere il filtro con la vite RP che ho già messo prima, che è questa. Eccolo qua il filtro. La vite è qui, già montata, quella che ha quella rondella intorno. Andiamo semplicemente a inserirlo così all'interno. Ecco qua. Stringiamo. Quando arrivate in battuta non esagerate perché rompete l'occhiolo in plastica, mi raccomando. Poi chiudiamo il nostro serbatoio. Intanto ringrazio tutte le persone iscritte al mio canale. Per le visualizzazioni e esorto le persone che mi guardano ma non si sono ancora iscritte, sempre che ne abbiano piacere, di iscriversi, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potete trovare altri modelli. Grazie. Ok. Questo lo mettiamo dopo così evitiamo più facilmente. Fate attenzione quando andrete ad avvitare questa vite, perché se usate un cacciavite molto grande, io userò questo con la punta più sottile, vedete? Altrimenti andate a battere qui e rischiate di levare la vernice argentata. Bene, a questo punto mettiamo un po' di colla anche qua. Anzi, prima di farlo, attenzione, voglio vedere dove passa, così non sporco nulla. Questo no, bisogna farlo passare così. Sì, così. Vedete? La colla ancora non si è indurita e già si stacca, figuriamoci se non la mettete. Qua ce l'ho già, mettiamola così allora. Ecco. Questo lo facciamo passare così. Così e lo mettiamo qui. Voilà. Adesso svitiamo le viti, fissiamo il serbatoio, mettiamo la copertura del trave sopra, questo orizzontale, il tappo del serbatoio, abbiamo finito. Però prima di salutarci, se avete piacere non andate via, perché andrò a fare una rappresentazione di tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 42. Ecco qui. Una fatica terribile
non uscire dall'inquadratura con un telefonino così piccolo che ti riprende, ve lo garantisco. Non mi sgridate ragazzi quando esco dall'inquadratura, non la faccio apposta. Ecco qua. Mettiamo quest'altra vite sopra. Userò prima questo cacciavite perché è calamitato, mentre quello più sottile no. Ok? E avvitiamo. Vedete con che facilità io riesco ad avvitare una volta che ho creato i filetti? Perfetto. Stringiamo bene anche qui. Ok. A questo punto andiamo a mettere il tappo della benzina sopra. Così. Vi accorgerete che non è in linea, vedete che è un po', guarda un po' verso l'esterno qui, non vi preoccupate, è così che deve essere, non c'è altro modo per poterlo mettere perché c'è la sua entrata dedicata a mezzaluna, quindi state tranquilli. Allora, cosa c'è rimasto da fare? Semplicemente mettere questo, che è la copertura, questa che è la copertura, e la copertura del trave orizzontale qui. Prima di metterla, come vi ho fatto vedere altre volte, questo va messo così. Per evitare di rompere i perni vado ad allargarmi un po' l'invito sopra del metallo. Questo mi faciliterà l'inserimento del perno. E eviterà che si danneggi. Che possa danneggiarsi. Ecco qua. Perfetto. Bellissimo. Vado a inserire questo qui. Ma quanto è bella ragazzi questa macchina, quanto è bella. Ecco qua il tubo, vi faccio vedere dove passa, almeno il mio. Ok. Questo è il tubo. Perfetto. Ecco, tirato giù così non tocca neanche i collettori, perché in realtà non deve toccarli i collettori, se no altrimenti anche se un modellino, insomma, nella realtà sarebbe una tragedia. Poi ognuno se lo fermi come vuole il tubo sotto, ovviamente, ognuno del suo modello fa quello che più ritiene necessario. Bene ragazzi, io adesso, prima di salutarvi, vado a fare una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero, quindi se avete piacere restate con me e poi ci salutiamo. Ed ecco qua ragazzi, che spettacolo è questa macchina, ma quanto è bella, quanto è bella. Abbiamo montato anche il secondo serbatoio, quello di destra, bellissima. Il volante in metallo verniciato, la copertura del gruppo fari secondari, guardate che meraviglia, qui abbiamo i ganci metallici che poi grazie a degli elastici permetteranno alla copertura di rimanere fissa al gruppo fari secondari, anche se sinceramente non si sa qui come si fa, la si copre oppure la si lascia così che è una vista meravigliosa. Guardate, praticamente è una macchina vera. Tutte le luci funzioneranno grazie a dei LED che abbiamo messo già nelle prime uscite all'interno delle parabole. Questo in alluminio verniciato, le frecce e i faretti sotto, questi non saranno funzionanti. Guardate che ruotone abbiamo dietro, tutto funzionante.
bellissimo. Io poi comunque controllerò l'ultimo tubo che ho messo, perché voglio che tutto sia incollato bene. È la prima volta, se ve ne siete accorti, che ho messo la colla in diretta, perché altrimenti di solito smonto di nuovo tutto e con calma mi faccio il lavoro. Sono davvero contento, è bellissima. Guardate che motore. Bene ragazzi, vi volevo far vedere anche un'altra cosa. Ecco qua, guardate che sistema di ammortizzatori, bellissimo. Qui si intravedono i cavetti che poi garantiranno l'alimentazione a tutti i fari, sia quelli primari che secondari. Qui manca il gancio, quello che poi permetterà lo sgancio rapido del cofano, perché vi avevo consigliato di metterlo da parte per evitare di perderlo. Bene, io vi ringrazio del vostro tempo, grazie ragazzi. Mi raccomando, se avete piacere iscrivetevi al canale, sostenetemi, fatemi crescere ragazzi. Grazie del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ci vediamo al prossimo video. Ecco, vedete, è calato il sipario dietro. È caduto tutto. Va bene, tanto comunque devo andarmi a preparare per fare la foto della copertina. Quanto è bella. Ciao ragazzi.